Ciao ragazzi, sono Chris e benvenuti nel mio garage. Oggi vi parlo di queste levigatrici che mi ha inviato il sito Banggood. Sono della Top Shack e qua vediamo il modello da 130 watt con il platorello a forma di delta TS SD1 e qui il modello TS SD4 è un modello rotorbitale da 240 watt. Prima di continuare ti ricordo che esiste un gruppo Facebook chiamato Top Shack Italia dove si parla appunto del marchio Top Shack e non è un gruppo ufficiale, quindi si può dire la qualsiasi cosa, feedback positivi, negativi, verranno comunque condivisi dei codici sconto, ci saranno le mie recensioni, ci saranno i feedback di tutti coloro che acquistano Top Shack. Vi consiglio di iscrivervi perché arriveranno presto delle novità interessanti. In questo video ragazzi vi parlo di questa levigatrice che possiamo chiamare anche rotorbitale. Non è una vera rotorbitale, ma il meccanismo funziona veramente bene e ve lo farò vedere nel corso del video. 240 watt, ruota fino a 12.000 giri, ha un platorello di 125 mm e delle orbite da 2 mm di diametro. Questo è il modello TS ESD 4. Top Shack ha in catalogo pure il modello leggermente superiore TS ESD 5 che è di 350 watt, è anche un pochettino più grosso, un pochettino più pesante e ognuno in base al lavoro che deve fare decide se comprare modello da 240, da 350 o altri modelli che trovate sempre in catalogo. Avviciniamo la telecamera. Allora, all'interno della confezione, questa piccolina di cartone, troviamo la nostra levigatrice, il sacchetto di raccolta, che è un sacchetto rigido, scatolina di raccolta delle polveri, che però possiamo rimuovere, ora ve lo farò vedere. 4 misure di carta abrasiva, 4 per tipologia, quindi 180, 120, 80 e 60. Comunque è una misura standard da 120 mm e i fori sono nella posizione standard, quindi quando finiscono queste carte potete andare tranquillamente nel vostro negozio di bricolage più vicino e trovate i ricambi. Io sono abituato sempre a comprare le carte un po' più grandi di quello che è il platorello, così non vado a rovinare il bordino del platorello e la parte finale del velcro, che certe volte capita che questa parte si rovina perché si consuma la carta e non aderisce bene, quindi io ho l'abitudine di comprare sempre carta leggermente più grande e fare io i fori se mi serve aspirare. Stavamo dicendo contenuto della confezione. Troviamo anche manuale di istruzioni scritto in italiano, tagliandino per un'eventuale garanzia, libretto informativo per quanto riguarda la linea degli utensili Top Shack che vi porta direttamente al sito. Mettiamo tutto da parte e vediamo com'è fatta questa levigatrice. Allora, cavo di alimentazione lungo 2 metri con presa asciugo, abbiamo detto 240 watt, con la possibilità di regolare la velocità di rotazione tramite questa rotellina che va da 1 a max. Ora vi farò vedere la differenza. Quando siamo sul max sentiamo un click che ci fa capire che siamo alla massima velocità. Tutto quello che vedete di colore nero è gommato e ha un ottimo grip, soprattutto ha un'ottima impugnatura. La parte superiore è molto simile al modello Delta che trovate sempre nel canale e l'impugnatura è veramente comoda. Sulla parte frontale c'è il tastino nascosto da questa gommina. Allora, devo dire la verità che però non è di immediato utilizzo. Senza guanti riesco a premerlo tranquillamente, con i guanti ho avuto un po' di difficoltà perché come vedete, guardate, il tastino è piccolino, è tra il centro dello 0 e non arriva nemmeno a toccare l'1. È proprio un tastino che si trova tra questo punto e questo punto, molto piccolino rispetto alla grandezza, però dopo i primi tentativi sappiamo dove andarla a cercare e mettendo il dito perfettamente al centro, in questo modo, noi spostiamo il dito verso sinistra o verso destra, vedete, per accendere o spegnere. Prese d'aria per il motore, parte inferiore con i fori, vedete anche la ventola per l'aspirazione dei trucioli, aspirazione che può andare verso il nostro sacchetto di raccolta. Abbiamo un coperchio che ci consente di svuotarlo e un filtrino che ci dà la possibilità di far uscire l'aria che spinge la ventola senza far uscire la polvere, oppure innestando da questo lato il tubo del nostro aspiratore. Ultima informazione che vi do: il platorello è di gomma parecchio rigida,
e vi faccio vedere il movimento simil rotorbitale. Il platorello può essere smontato con queste 4 viti e ci troviamo davanti il meccanismo. Questo è il movimento, la rotazione. Ora vediamo se riesco a farvelo vedere. Vedete, qua c'è un eccentrico e questo eccentrico dove c'è un cuscinetto, questo cuscinetto grande, è quella misura che vi dicevo all'inizio, 2 mm di diametro. Questa invece è la rotazione. In una vera rotorbitale non potrei girare il supporto del platorello senza far girare anche il motore, perché i due componenti sono collegati in modo molto più efficace rispetto ad una come questa. In alcuni modelli, quelli un po' più costosi e professionali, per esempio, non si può arrestare la rotazione senza arrestare anche il motore. E questo invece che vedete in plastica è tutta la ventola che serve ad aspirare la nostra polvere. Platorello che può essere sostituito, basta comprare quello con la distanza corretta dei 4 fori. Allora ragazzi, vi faccio vedere questa cosa. Sto mettendo il guanto. Perché sto mettendo il guanto? Accendo. Vedete come sta ruotando? Veramente molto velocemente. E la rotazione è difficile arrestarla. Se io provo a bloccarla, vedete? Quindi non è una vera rotorbitale, ma si comporta quasi come se lo fosse. E potete verificarlo durante le prove che vi farò vedere, dove per arrestare la rotazione devo premere sul pezzo in modo veramente esagerato, aiutandomi anche col peso del mio corpo. Lo vedrete fra qualche minuto. Avete sentito che rumore fa? Allora fa quasi più rumore la ventola che il motore. L'aria che esce di qua è veramente parecchia. È veramente parecchia. Vediamo il rumore effettivo. Mi metto più o meno a 40 cm. Circa 86 decibel. Allora ragazzi, abbiamo dimenticato solo di vedere il peso. 1,187 kg se mettiamo la scatolina di aspirazione, 1,260 kg. Non è sicuramente leggerissima come una di poca potenza, ma per avere 240 watt diciamo che col peso ci siamo. Andiamo a fare alcune prove. Allora, proviamo a levigare questo pezzo di legno abbastanza malconcio, verniciato ma molto vecchio. Partiamo da una grana abbastanza aggressiva, quindi partiamo con una 60 per fare la parte superficiale. Cerchiamo di far combaciare i forellini, ok? Allora con i guanti viene un po' male a premere il pulsantino. Ok, guardate la differenza. Non è perfettamente liscio, ma possiamo andare poi con grane sempre più alte come numerazione e velocità più basse per andare a fare lavori. Anzi, facciamo la prova questo legnetto qua.
Perfetto. Mentre abbiamo la 60 che fa parecchio attrito sul pezzo, voglio provare a premere parecchio per vedere se va in sofferenza. Quando premo molto si interrompe la rotazione, ma non riesco a tenerla ferma perché la vibrazione è parecchio alta, la potenza è buona. Proviamo ora, sempre con la stessa carta 60, a sistemare questo pezzo di ferro. Ok, naturalmente qua ci vuole una smerigliatrice, però naturalmente la grana 60 lascia tutti i semicerchi, tutte le mezzelune. Ok, vediamo se funziona bene il raccoglitore delle polveri. Filtrino interno, perché di qua deve uscire l'aria ma non deve uscire la polvere. E tutto quello che abbiamo levigato. Quando finiamo di lavorare, soffiatina dall'esterno verso l'interno. Togliamo la carta e soffiamo. Se rimuoviamo il contenitore delle polveri possiamo utilizzare un aspirapolvere come questa della Top Shack, incastrare il nostro beccuccio qui e lavorare col banco più pulito. Ok ragazzi, avete visto che lavora molto bene e la potenza di 240 watt si sente. Avete visto quando ho premuto parecchio? Avevo arrestato la rotazione è trascinata, non sono riuscito ad arrestare la vibrazione. Questo tipo di levigatrice preferisce lavorare col platorello completamente poggiato sul pezzo, quindi non è perfettamente adatta a fare angolini o piccole parti, così come ad esempio le classiche levigatrici a delta. Infatti, per lavorare bene in qualsiasi applicazione, che sia vetroresina, carene di moto, carrozzeria, legno, mobili, anche materiali edili, quale può essere muri, zone da levigare, è sempre bene averle tutte e due. Con questo si fa tutta la parte centrale, con il delta si va verso gli angolini e le zone con meno spazio. Comunque questa lavora bene, mi è piaciuta. Questo modello lo troviamo da Banggood intorno ai 40 euro, che è perfettamente in linea con quello che ci offre il mercato, anzi considerando la potenza leggermente inferiore, però abbiamo la possibilità, come sappiamo ormai, di trovarla a prezzo ancora inferiore in base allo sconto che cambia giorno dopo giorno. Vi metterò il link in descrizione e se ho un codice sconto lo metterò tra parentesi sotto il link. Se il video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi al canale e attivate la campanella. Ciao!